Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché abbiamo un video davvero succoso, pieno di gossip e di novità dal mondo dello spettacolo turco. Preparatevi perché stiamo per parlare di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due dei volti più amati e seguiti del panorama televisivo turco. E non solo, parleremo di un cambio look che ha fatto decisamente scalpore. Oggi andremo a sviscerare un po' di rumors e di cambiamenti drastici, soprattutto per quanto riguarda Neslihan. Sappiamo tutti che lei è una vera icona di stile, sempre impeccabile e con un look che detta tendenza. Ma quello che vedremo oggi vi lascerà a bocca aperta, promesso. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi neanche un video, perché ho in serbo per voi tantissime altre chicche dal mondo del gossip e del cinema turco. E non solo. Mi raccomando, il vostro supporto è fondamentale per me. Bene, ora bando alle ciance e tuffiamoci subito nel vivo del video. Allora, partiamo da Burak Özçivit. Sappiamo che è un attore super affermato, con una carriera costellata di successi. Ma quello che forse non tutti sanno è che è anche un vero trendsetter. Il suo stile è sempre impeccabile, elegante ma allo stesso tempo casual, e i suoi tagli di capelli sono spesso imitati da tantissimi fan. Di recente, Burak ha sorpreso tutti con un nuovo taglio di capelli leggermente più corto e sbarazzino. Niente di eclatante, certo, ma abbastanza da far parlare di sé. Molti fan hanno apprezzato questo cambio, trovandolo più giovanile e fresco. Altri, invece, preferivano il suo look più classico e sofisticato. Insomma, come sempre, i gusti sono gusti. Ma approfondiamo un po' questa questione del taglio di capelli di Burak. Non è solo un semplice cambiamento estetico, ragazzi. Dietro un taglio di capelli, soprattutto per un personaggio pubblico come Burak, possono esserci diverse ragioni. Potrebbe essere una decisione puramente personale, un desiderio di rinnovamento e di sentirsi più fresco e leggero. Oppure, potrebbe essere legato a un nuovo ruolo, a un nuovo progetto cinematografico o televisivo che richiede un look diverso. Pensateci un attimo, molti attori cambiano drasticamente il loro aspetto fisico per interpretare al meglio un personaggio. Tagliano i capelli, ingrassano, dimagriscono, si fanno crescere la barba. Tutto questo per calarsi al meglio nella parte e per rendere il personaggio il più credibile possibile. Quindi, non escluderei la possibilità che il nuovo taglio di Burak sia legato a un nuovo progetto. Certo, al momento non ci sono conferme ufficiali, ma nel mondo dello spettacolo le voci corrono veloci e spesso si rivelano fondate. E poi, c'è anche un altro aspetto da considerare, l'influenza dei social media. Oggi più che mai, i personaggi pubblici sono costantemente sotto i riflettori e ogni loro mossa viene analizzata e commentata. Un semplice taglio di capelli può diventare virale in pochi minuti e generare un'ondata di commenti e reazioni. Burak lo sa bene e, probabilmente, ha scelto di cambiare look anche per mantenere alta l'attenzione su di sé e per alimentare il dibattito sui social media. Dopotutto, nel mondo dello spettacolo l'importante è far parlare di sé, nel bene o nel male. Ma la vera sorpresa, il vero colpo di scena, arriva per quanto riguarda Neslihan Atagul. Preparatevi, perché qui si parla di un cambiamento radicale, di una trasformazione che ha lasciato tutti senza parole. Neslihan, come dicevamo, è una vera icona di stile, con i suoi capelli lunghi e castani, il suo sguardo magnetico e il suo sorriso irresistibile. Ebbene, immaginate la sorpresa di tutti quando sono apparse delle foto di Neslihan con, rullo di tamburi, delle trecce afro. Sì, avete capito bene, Neslihan Atagul con le trecce afro. Un look completamente inaspettato, che ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato l'audacia e l'originalità della scelta e chi, invece, ha criticato il cambio, trovandolo poco adatto al suo stile e alla sua immagine. Qui la faccenda si fa decisamente più interessante e complessa. Non si tratta solo di un semplice cambio di look, ma di una scelta che ha sollevato un polverone di polemiche e che ha messo in discussione temi importanti come l'appropriazione culturale, l'identità e la libertà di espressione. Ora, cerchiamo di analizzare un po' la situazione. Innanzitutto, è importante sottolineare che il mondo dello spettacolo è in continua evoluzione e i personaggi famosi sono spesso alla ricerca di nuovi modi per esprimere la propria personalità e per reinventarsi. Cambiare look è uno dei modi più comuni per farlo, e spesso è un modo per comunicare qualcosa di nuovo, per rompere con il passato e per abbracciare una nuova fase della propria vita.
Per Neslihan, questo potrebbe significare una volontà di distaccarsi dall'immagine patinata e perfetta a cui siamo abituati, dimostrare un lato più autentico e ribelle della sua personalità. Nel caso di Neslihan, la scelta delle trecce afro potrebbe essere interpretata in diversi modi. Potrebbe essere semplicemente un capriccio, un modo per sperimentare qualcosa di nuovo e di diverso. Oppure, potrebbe essere un segnale di cambiamento, un modo per esprimere una nuova consapevolezza di sé e per abbracciare le proprie radici. Questa ipotesi, sebbene meno probabile, non è da escludere. Magari Neslihan ha scoperto di avere antenati africani o ha semplicemente maturato una maggiore sensibilità verso le tematiche legate alla cultura afro. D'altra parte, è innegabile che la scelta delle trecce afro sia una scelta audace e che possa sollevare delle polemiche. In molti, infatti, hanno accusato Neslihan di appropriazione culturale, sostenendo che le trecce afro sono un simbolo di identità e di appartenenza per la comunità afroamericana e che non dovrebbero essere utilizzate da persone che non fanno parte di quella comunità. Questa è l'accusa principale che le è stata mossa e che ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social media. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, accusando Neslihan di mancanza di rispetto e di insensibilità culturale. Altri, invece, hanno difeso la sua scelta, sostenendo che si tratta solo di un'acconciatura e che non c'è nulla di male nel sperimentare nuovi stili. È un tema delicato, e ci sono diverse opinioni al riguardo. Da un lato, è importante rispettare le diverse culture e le diverse tradizioni, e non appropriarsi di simboli e di elementi che appartengono a determinate comunità. L'appropriazione culturale è un fenomeno reale e dannoso, che può contribuire a perpetuare stereotipi e a cancellare la storia e la cultura di gruppi marginalizzati. Dall'altro, è anche importante non cadere in eccessivi moralismi e non limitare la libertà di espressione delle persone. L'arte e la moda sono spesso espressione di creatività e di contaminazione culturale, e non sempre è facile distinguere tra un omaggio e un'appropriazione. Personalmente, credo che nel caso di Neslihan sia importante considerare il contesto in cui è stata fatta la scelta. Neslihan è un'attrice, una persona che lavora con la propria immagine e che è costantemente alla ricerca di nuovi modi per esprimersi. La sua scelta potrebbe essere semplicemente un modo per sperimentare qualcosa di nuovo e di diverso, senza alcuna intenzione di offendere o di appropriarsi di una cultura altrui. Credo che sia importante dare a Neslihan il beneficio del dubbio e non giudicarla frettolosamente. Potrebbe semplicemente aver trovato questo stile interessante e aver voluto provarlo. Inoltre, è importante ricordare che Neslihan è una figura pubblica molto influente in Turchia e in Medio Oriente. La sua scelta potrebbe aver contribuito a sensibilizzare il pubblico su temi legati alla cultura afro e all'importanza del rispetto delle diverse identità. Certo, l'intenzione da sola non basta e sarebbe importante che Neslihan si impegnasse attivamente nella promozione di un dialogo interculturale e nella lotta contro il razzismo e la discriminazione. In ogni caso, è innegabile che il cambio look di Neslihan abbia fatto molto parlare di sé e che abbia acceso un dibattito interessante sul tema dell'appropriazione culturale. È un tema importante, che merita di essere approfondito e discusso con rispetto e consapevolezza. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante essere consapevoli dell'impatto delle nostre scelte e di come queste possano influenzare la percezione e la sensibilità di altre persone. E voi, cosa ne pensate del nuovo look di Neslihan? Vi piace o non vi piace? Siete d'accordo con chi la accusa di appropriazione culturale, oppure pensate che sia semplicemente un modo per esprimere la propria personalità? Fatemi sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Mi raccomando, siate rispettosi e aperti al confronto. Parlando di opinioni, mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensate del nuovo taglio di capelli di Burak. Vi piace il suo look più corto e sbarazzino? Oppure preferivate il suo look più classico e sofisticato? Anche in questo caso, fatemi sapere nei commenti. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video pieno di gossip e di novità. Abbiamo parlato del nuovo taglio di capelli di Burak Özçivit e del cambio look radicale di Neslihan Atagül, con le sue trecce afro che hanno fatto tanto discutere. Spero che questo video vi abbia offerto spunti di riflessione e che vi abbia aiutato a farvi un'opinione su questi argomenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, vi invito a mettere un bel mi piace e a condividerlo con i vostri amici. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi neanche un video. Come sempre, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito e vi aspetto al prossimo video.
Lasciate un commento qui sotto con la vostra opinione e ditemi anche quali argomenti vorreste che trattassi nei prossimi video. Un abbraccio grande a tutti e alla prossima. Ciao!